Sara si preparò rapidamente per partire. Alan le diede un raro abbraccio mattutino di addio. Mentre la sua mano scendeva lungo la schiena, notò qualcosa di strano. Non indossava biancheria intima, ma questa volta non lo eccitò. Alan sollevò la sua gonna e chiese quasi urlando: «Sara, perché non sei vestita correttamente?» Sara si allontanò da lui. «Capirai tutto stasera», disse, e si precipitò fuori dalla porta. Alan rimase lì scioccato. Poi afferrò il suo telefono dal tavolo della cucina e inviò un messaggio veloce. «Se n'è andata? Sembra che oggi stia succedendo qualcosa di grosso». Emma rispose: «Il mio uomo la seguirà». Tutto iniziò 2 giorni fa, quando Alan stava lavorando al turno di notte ed era stato chiamato per un piccolo incidente stradale. Dopo essersi assicurati che le vittime fossero stabili, fecero una breve pausa. Alan si diresse verso il bagno degli uomini. Lì lo colpì. Sentì un improvviso dolore acuto. Emise un grido involontario di agonia, piegandosi in 2 dal dolore. Il tecnico di emergenza Brendan, udendo il trambusto, si precipitò dentro. «Alan, cosa c'è che non va?» Alan era piegato in 2. Brendan sbirciò e fece una smorfia alla vista della secrezione verdastra nell'orinatoio. «Non sembra affatto buono», disse Brendan. «Sai cosa significa, vero?» Alan annuì, ancora contorcendosi dal dolore. «Capisco che è molto delicato. Lo terrò per me, non preoccuparti». «Grazie, Brendan, apprezzo», disse Alan. «Andrò alla clinica vicina domattina. Non voglio renderlo pubblico nel nostro ospedale». Tornò nel suo ufficio. Quando il suo turno terminò al mattino, andò al Mount Sinai Hospital lì vicino, dove sapeva che nessuno che conosceva lo avrebbe visto. La sala d'attesa era vuota e lo portarono rapidamente a fare dei test. Un'ora dopo, Alan sedeva nervosamente in una piccola stanza quando un'infermiera entrò. Lo guardò con disgusto mentre controllava i suoi parametri vitali. «Il dottore arriverà presto», disse. Pochi minuti dopo, un dottore anziano entrò. «Signor Miller, sono il dottor Smith», disse sedendosi. «Ho delle brutte notizie. I suoi test mostrano che ha una seria malattia sessualmente trasmissibile». Alan lo guardò. «È clamidia o gonorrea?» chiese tranquillamente. «Ha la clamidia», rispose il dottore. «Le prescriverò antibiotici forti, ma deve evitare qualsiasi attività sessuale per almeno 1 settimana dopo aver terminato il trattamento. Se i sintomi non scompaiono, veda il suo medico abituale». Si fermò. «Odio doverlo chiedere, ma ho bisogno di sapere dei suoi recenti partner sessuali per scopi di tracciamento dei contatti». «Solo uno», disse Alan sottovoce. «Mia moglie». L'espressione del dottore si addolcì leggermente. «Capisco. Bene, anche lei dovrà essere testata e trattata, anche se è asintomatica. Una clamidia non trattata può portare a gravi complicazioni. Devo segnalare il suo caso al Dipartimento della Salute». La mente di Alan era in subbuglio mentre lasciava l'ospedale. Sarah Gilliai aveva trasmesso una MST. Alan chiamò i suoi genitori. Suo padre rispose allegramente: «Ehi, figliolo, non dovresti essere al lavoro?» «Papà, ho un problema. Posso venire da voi?» «Certo, metteremo su del caffè. Ci vediamo dopo». Alan e sua sorella Denise erano cresciuti in una famiglia amorevole ma rigorosa e religiosa. I loro genitori avevano instillato forti valori morali, inclusa l'astinenza prima del matrimonio. Alan aveva seguito quelle credenze fedelmente ed era rimasto vergine fino alla notte di nozze con Sara a 23 anni. Sara era comprensiva della sua mancanza di esperienza e Glee aveva insegnato come soddisfarla a letto. La loro vita sessuale era buona, sebbene non molto appassionata. 1 anno dopo il loro matrimonio, ebbero la loro prima figlia, Lorna. 14 mesi dopo, nacque Gloria. Dopodiché, Sara si sottopose a un intervento per prevenire ulteriori gravidanze, felici della loro famiglia di 4 persone. Alan parcheggiò davanti alla casa dei suoi genitori, preparandosi per la difficile conversazione che lo attendeva. Suo padre lo accolse con un caloroso abbraccio alla porta. «Entra, figliolo», disse. «Tua madre ha preparato del caffè». Alan abbracciò sua madre in cucina prima che si sedessero tutti al tavolo da pranzo.
Dopo aver recitato una preghiera, suo padre lo guardò con preoccupazione. «Cosa ti preoccupa, Alan?» Alan prese un respiro profondo. «Sono appena stato dal dottore. Ho la clamidia». «Oh mio Dio!» sussurrò sua madre. Il volto di suo padre si fece serio. «Sei stato infedele a Sara?» «No, papà, mai». Suo padre annuì, fidandosi di lui. «Capisco. Quindi qual è il prossimo passo?» Alan sospirò. «Penso che il divorzio sia la mia unica opzione ora». Sua madre era preoccupata di come ciò avrebbe influenzato Lorna e Gloria, ma Alan la rassicurò che le ragazze avrebbero capito col tempo. Suo padre annuì. «Bene, l'adulterio è una valida ragione per il divorzio nella Bibbia. Lascia che chiami Emma Hawkins. È un avvocato di diritto di famiglia della nostra chiesa. Potrà consigliarti sui prossimi passi». Ha aiutato il nostro amico Peter quando ha scoperto che sua moglie lo tradiva con 2 guardie di sicurezza del suo capo. Non te l'avevo detto prima, ma forse ora è un buon momento per condividere. Non sei solo in questo. Sii forte. Alan sentì un'ondata di sollievo mentre suo padre faceva la chiamata, grato per il supporto incrollabile dei suoi genitori. In pochi minuti aveva un appuntamento con Emma per quel pomeriggio. «Porta i tuoi documenti finanziari e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni», gli consigliò suo padre. «Emma avrà bisogno di esaminarli tutti». «Grazie, papà. Andrò a casa a raccogliere tutto ora». Sua madre lo abbracciò strettamente prima che partisse. «Siamo qui per te, tesoro. Tutto andrà per il meglio nel piano di Dio». A casa, Alan frugò tra i loro documenti cercando quelli di cui Emma avrebbe avuto bisogno. Si rese conto che circa 8 anni fa Sara aveva insistito per presentare dichiarazioni fiscali separate. Ora capiva perché. I suoi documenti mostravano grandi bonus e commissioni di cui lui non era a conoscenza, con quasi 4 milioni di dollari nascosti. Il telefono di Alan vibrò con un messaggio da Sara. «Lavoro fino a tardi stasera, non aspettarmi sveglio». La sua mascella si serrò mentre rispondeva con un breve «Ok». Sara lavorava come broker di borsa a Wall Street e cene tardive con clienti e partecipazione a feste aziendali erano normali per il suo lavoro. Ma ora Alan vedeva quelle notti in modo diverso. Raccolse i documenti e andò all'ufficio di Emma. La receptionist, una bellissima bionda, lo accolse con un sorriso caloroso. «Ho un appuntamento alle 14:30 con Emma Hawkins», disse Alan. Lei sorrise e lo accompagnò all'ufficio di Emma. L'avvocato si alzò per stringergli la mano. «Alan, è un piacere vederti. Posso offrirti un caffè?» «Sarebbe fantastico, grazie». Emma si rivolse alla sua receptionist. «2 caffè, per favore, Sara, e se abbiamo ancora quelle creme al burro di pecan». «Allora, Alan, tuo padre mi ha chiamato per informarmi. Cosa sta succedendo esattamente?» Alan sospirò. «Ho scoperto stamattina che mia moglie Sara mi sta tradendo. Mi dispiace tanto. Ho sempre pensato che voi 2 aveste un matrimonio solido». «Anch'io», disse Alan. Raccontò gli eventi della mattina, terminando con la scoperta del conto bancario segreto di Sara. Emma ascoltò attentamente, prendendo appunti. Quando Alan finì, lei si sporse in avanti. «Bene, lasciami spiegare come funziona il divorzio in questo stato. Non riguarda la giustizia, ma il denaro. Quanto ne hai e quanto il suo avvocato può toglierti. Anche con un chiaro caso di adulterio hai bisogno di prove solide». «E la MST?» chiese Alan. Emma scosse la testa. «Il suo avvocato potrebbe sostenere che l'hai contratta altrove. Tutto si riduce a ciò che un giudice crede. E il denaro nascosto? Potrebbe affermare che era destinato a essere un fondo pensione a sorpresa o qualcosa del genere. Sembra che stia pianificando di andarsene, ma sarebbe difficile provare che è la sua intenzione». Alan si afflosciò sulla sedia. «Quindi sono bloccato?» «Affatto», disse Emma. «Conosco un ottimo investigatore privato che può iniziare a seguirla oggi. Se sta ancora tradendo, la coglieremo sul fatto. Non è economico, ma le prove possono essere utilizzate in tribunale. Vuoi procedere?» «Facciamolo». «Ottimo. Avrò bisogno di tutte le informazioni sul veicolo di Sara. Marca, modello, targa. Hai idea di dove potrebbe essere in questo momento?» «Aspetta», disse Alan, tirando fuori il telefono. «Ho installato un'app di tracciamento quando ha perso il suo cellulare l'anno scorso.
Vediamo se è ancora attiva. Aprì l'app e iniziò a cercare. Trovata, disse dopo un momento. Sembra che sia in una casa a nord. Mostrò l'indirizzo a Emma. Perfetto, disse Emma, annotandolo. Chiamò il suo investigatore privato e gli inviò i dettagli mentre Alan aspettava ansiosamente. Tutto a posto, disse Emma, riagganciando. Dovremmo sapere presto se sta succedendo qualcosa. Ora parliamo della logistica. Hai 2 figli adolescenti, giusto? Sì, Lorna ha 14 anni e Gloria ne ha 13. Vuoi perseguire la custodia? Assolutamente, rispose Alan. Non sarà facile. I tribunali di solito si schierano con la madre, ma possiamo provare, disse Emma. Chi si occupa principalmente delle ragazze? Io, sicuramente, rispose Alan. Sara è quasi mai a casa la sera. È un buon inizio. Sei sicuro che le ragazze siano biologicamente tue? Alan si sentì un po' offeso. Abbastanza sicuro. Conta davvero? Sono sui loro certificati di nascita. Le ho cresciute per tutta la loro vita. Capisco, disse Emma gentilmente. Ma sapere con certezza può aiutare il nostro caso. Ecco un laboratorio che fa i test del DNA rapidi e discreti, se vuoi essere assolutamente certo. Gli porse un biglietto da visita. Che mi dici della tua casa? È in un trust familiare, nessun mutuo. Eccellente, questo semplifica le cose. Dovremo comunque dividere gli altri beni al 50%. Ti darò una lista dettagliata di tutto ciò che dobbiamo contabilizzare. Alan annuì, sentendosi sopraffatto. C'è qualcos'altro che dovrei fare subito? Non al momento, rispose Emma. Possiamo iniziare la documentazione, ma aspettiamo di vedere cosa trova l'investigatore privato prima. Vai avanti e inizia quella lista dei beni, però. Dovrei affrontare Sara riguardo alla MST. Non è una cattiva idea, riflette Emma. Dille di farsi testare. Ti protegge legalmente se la informi. Emma Jelly consegnò una lista e il biglietto del laboratorio. Questo è tutto per ora. Occupati di queste cose e ti aggiorneremo su ciò che trova il detective privato. Il suo volto si addolcì. E Alan, so che è difficile, ma non fare nulla di impulsivo. Le cose miglioreranno. Grazie, Emma, disse Alan stringendole la mano. Pagò la receptionist e uscì, passando dal laboratorio per prendere un kit per il test del DNA prima di passare in banca per verificare le informazioni sul conto segreto di Sara. A casa, Alan sedeva al tavolo della cucina fissando una tazza di caffè. La maggior parte degli uomini affogherebbe i propri dispiaceri nell'alcol in questo momento, ma Alan non aveva mai toccato una goccia. Era una regola familiare che aveva sempre rispettato. Ripensò a quella mattina, quando aveva abbracciato sua moglie senza mostrare segni di essere a conoscenza del suo tradimento. Sospettava che Sara stesse per fare la sua mossa. Più tardi nel pomeriggio, la porta d'ingresso si aprì di colpo e le sue figlie entrarono saltellando. «Papà, sei a casa!» Lorna gli diede un grande abbraccio. «Stai bene?» chiese Gloria. «Perché non sei al lavoro?» Alan chiese. «Potete preparare delle valigie per stare fuori una notte? Andrete a stare con la nonna e il nonno per un paio di giorni». «Cosa c'è che non va? Tu e mamma avete litigato?» chiese Gloria. «Non esattamente», esitò Alan. «C'è qualcosa che non va, ma non ne abbiamo ancora discusso. Potrebbe succedere più tardi». Gli occhi di Lorna si spalancarono per la comprensione improvvisa. «Hai scoperto che ti tradisce, vero?» chiese Lorna. «Cosa te lo fa pensare?» rispose Alan. Lorna abbassò lo sguardo sentendosi in colpa. «Ho sentito alcune delle telefonate di mamma ultimamente. Ride come una ragazzina. Mi sembrava strano». Alan la abbracciò strettamente. «Va bene che non me l'hai detto prima, tesoro. Puoi sempre venire da me per qualsiasi cosa», disse, abbracciando entrambe in un caldo abbraccio. «Ma prima devo tamponarvi le guance per un test del DNA». «Un test del DNA?» chiese Gloria, guardando il kit sul tavolo. «Idea del mio avvocato», spiegò Alan. «Non pensi che siamo davvero tue?» La voce di Lorna tremava. «Certo che lo penso, ma dobbiamo essere sicuri al 100% per motivi legali». «Quindi vi state davvero divorziando?» chiese Gloria. Alan annuì tristemente. «Non c'è possibilità che tu possa perdonarla?» chiese Gloria.
La mascella di Allan si serrò. Poco probabile. Mi ha lasciato un dono da Dio. Dopo aver raccolto i campioni di DNA dalle ragazze e da se stesso, Allan le mandò al piano di sopra a preparare le valigie. «Non dimenticate i compiti», ricordò loro. A casa dei suoi genitori, Allan abbracciò le ragazze e promise di chiamarle più tardi. Dopo cena, il telefono di Allan squillò. Era Emma. «Abbiamo alcune informazioni dall'investigatore privato. Tua moglie è stata con 3 uomini diversi dalle 13. Gesù», sussurrò. «Che tipo di prove abbiamo?» «Ti sto inviando tutto via email ora», rispose Emma. «Ha confermato che è più che sufficiente per il caso di divorzio». Allan riagganciò e controllò la sua email, andando direttamente al file audio. La voce di un uomo. «Vedo che sei sposata». Il tintinnio di anelli contro un bicchiere. Sara rise. «Per ora?» Una pausa. «Anche tu indossi una fede». «Io e mia moglie abbiamo un matrimonio aperto», spiegò l'uomo. «Beh, il mio non è aperto», rispose Sara, «ma mi prendo le mie libertà quando posso». «Tuo marito non lo sa?» «No, non lo sa», ammise Sara con noncuranza. La mascella di Allan si serrò. «Non ha idea del tipo di donna che ha sposato», pensò amaramente. La voce dell'uomo di nuovo. «Qual è il problema? Problemi in paradiso!» Il tono compiaciuto di Sara fece accapponare la pelle ad Allan. «Lui va bene, gli ho insegnato tutto quello che sa». «Hai insegnato a lui? Era vergine quando vi siete sposati o qualcosa del genere?» «Che ci creda o no», rispose Sara. «Un totale vergine. Puoi immaginare? È un vero santarellino. Non beve, non fuma, non bestemmia nemmeno. Probabilmente sverrebbe se dicessi dannazione davanti a lui». L'uomo rise. «Sembra un vero bacchettone. Perché resti con lui? Lo ami?» «Immagino di sì, in un certo senso», disse Sara con noncuranza. «È bravo con i bambini, non fa domande quando sto fuori fino a tardi, ma Dio, è così noioso». «I bambini sono suoi?» «Chi lo sa, chi se ne importa», rispose Sara con leggerezza. «Lui pensa di sì, è quello che conta». «Che piani hai per il futuro?» «Vivere alla grande», disse Sara con gioia. «Magari partecipare a qualche orgia, andare in pensione in qualche posto tropicale con il mio conto bancario segreto. Chissà». «Hai qualche programma per questo fine settimana? Conosco un paio di ragazzi che sarebbero interessati a unirsi a noi». Allan interruppe la registrazione. Si lasciò cadere sulla sedia. 15 anni della sua vita sprecati con Sara. Il suo telefono vibrò. Era Sara. «Ciao», rispose freddamente. «Allan, stai bene? Sembri diverso». «Giornata difficile», rispose. «Sto finendo di lavorare. Ho ottenuto un altro grande cliente. Sarò a casa tra circa un'ora e sono ancora senza biancheria intima. Mi aspetti?» «Certo». «Ti amo», disse allegramente. «Anch'io», rispose prima di terminare la chiamata. Si chiese se lei avesse notato che non aveva detto «ti amo» di rimando, ma si rese conto che non gli importava. Allan stampò copie delle foto più compromettenti e si sedette al tavolo della cucina, preparandosi per il confronto. Passò un'ora, poi 2, ma nessun segno di Sara. Preoccupato nonostante tutto, Allan chiamò il suo cellulare, ma andò direttamente alla segreteria. Lasciò un messaggio e inviò un testo, ma nessuna risposta. Quasi 4 ore dopo la sua chiamata, il telefono di casa squillò. Allan rispose stancamente. «Allan Miller, chi parla?» «Signor Miller, sono Angela Barnes che chiama dal Grace Hospital. Sua moglie ha avuto un incidente. Può venire qui immediatamente?» Il cuore di Allan accelerò. «Sta bene? Cosa è successo?» «Mi dispiace, non posso divulgare dettagli al telefono», rispose Angela. «Il suo medico parlerà con lei quando arriverà. Chieda del banco accoglienza quando arriva». Allan mise in tasca la busta con le foto compromettenti e corse all'ospedale. Al banco accoglienza diede il nome di Sara alla receptionist di mezza età. Lei controllò il computer e chiese a un collega: «Puoi per favore accompagnare il signor Miller alla terapia intensiva?» Al piano superiore, un agente di polizia si avvicinò a lui. «Signor Miller, sono l'agente Simpson. Sono stato chiamato per l'incidente di sua moglie». «Cosa è successo?» chiese Allan. «Una moto ha attraversato le auto e l'ha colpita mentre attraversava la strada. Il conducente era un broker sotto l'effetto di droghe».
Mi dispiace. Gli porse un biglietto. Chiami se ha bisogno di qualcosa. Prima che Alan potesse fare altre domande, un medico si avvicinò. Alan Miller? Sono il dottor Blake. Come sta mia moglie? Ha multiple fratture, lesioni interne e un grave trauma cranico. L'abbiamo messa in coma indotto per ridurre il gonfiore cerebrale. Si fermò. C'è dell'altro. Sapeva della sua clamidia? L'ho scoperto solo stamattina. Sta ricevendo cure? Chiese il medico. Alan annuì. Bene, ma c'è la possibilità che possa essere anche positiva all'HIV. Stiamo facendo i test ora. Lei è stato testato? Non ancora, rispose Alan. Deve vedere il suo medico il prima possibile per i test, consigliò il dottor Blake. Se risultasse positivo, con la giusta terapia e pratiche sicure, può comunque condurre una vita abbastanza normale. Alan annuì, sentendosi intorpidito. Quanto tempo resterà qui? È difficile dirlo ora. Potrebbero essere settimane, forse di più. Il dottor Blake lo accompagnò alla stanza di Sara. Il respiro di Alan si bloccò quando la vide. Era coperta di bende e una gamba era ingessata fino all'anca. Il suo viso era livido e gonfio, con diversi tagli suturati. Sembrava una sopravvissuta a una guerra. Alan recitò una preghiera silenziosa, poi lentamente rimosse la sua fede nuziale. La mise nella busta con le foto incriminanti, scrivendo il nome di Sara sopra. Infermiera, chiamò dolcemente. Può assicurarsi che lei riceva questo quando si sveglia? Certo, rispose l'infermiera. Lo metta lì sul vassoio. Alan diede un'ultima occhiata a Sara. Nonostante la sua rabbia, vederla così gli faceva ancora male. Rimosse con cura i suoi anelli mettendoli in tasca. Addio, Sara, sussurrò. A casa, esausto, si lasciò cadere sul letto. Nelle 3 settimane successive, Alan trovò un appartamento al piano terra con 2 camere da letto e garage per Sara, pagando il deposito e i primi 2 mesi di affitto dalla sua parte dei loro conti. Spostò tutto al nuovo posto. 2 settimane dopo quella fatidica notte di turno in ospedale, Alan ricevette il via libera dal suo medico. Il dolore fisico stava diminuendo, ma sapeva che le ferite emotive avrebbero impiegato molto più tempo a guarire. 3 settimane dopo l'incidente, Sara si era svegliata dal coma indotto. Alan portò Lorna e Gloria a casa dei suoi genitori, spiegando dove stava andando. Poi prese un respiro profondo e si diresse all'ospedale. Avvicinandosi alla stanza di Sara, vide il medico vicino al banco delle infermiere. Un uomo con una giacca marrone che teneva una busta manila stava vicino, chiaramente l'ufficiale giudiziario. «Come sta?» «È sveglia e i suoi segni vitali sono stabili», rispose il medico. «Gli antibiotici hanno eliminato l'infezione, la stiamo solo monitorando ora». Alan entrò nella stanza di Sara con l'ufficiale giudiziario che lo seguiva silenziosamente. Sara alzò lo sguardo e notò la busta aperta che Alan aveva lasciato sul suo comodino. «Ciao Alan», disse. «Sara», rispose Alan freddamente. «Immagino che abbiate scoperto tutto», disse Sara indicando la busta. «Sì», confermò Alan. «Come hai saputo?» «Mi hai passato la tua malattia e sì, ti ho seguito dopo quello. Ho prove, foto, video, audio, più che sufficienti per provare l'infedeltà». Alan annuì all'ufficiale, che si fece avanti. «È lei Sara Miller?» chiese formalmente. «Sì». Le consegnò la busta, scattò una foto con il suo telefono e disse: «Le è stata notificata la citazione prima di lasciare la stanza». Il volto di Sara si accartocciò. «Non potevi nemmeno aspettare che uscissi dall'ospedale?» «No», disse Alan fermamente. «Volevi scappare. Ho solo anticipato il tuo programma di qualche anno». «Le ragazze sanno?» «Sì, non sono le tue più grandi fan al momento. Ecco perché non sono qui. E non preoccuparti di essere legata a loro. Sto cercando la custodia completa con qualche diritto di visita, se vorranno vederti. Ma al momento non vogliono avere niente a che fare con te». «Immagino che anche tu mi odi», disse. «Quanto tempo resterò qui?» «Il medico vuole tenerti per almeno un'altra settimana», rispose Alan. «Dove andrò quando sarò dimessa?» «Ho affittato un appartamento per te. Tutte le tue cose sono state trasferite e le utenze sono a tuo nome», le porse una busta. «Questa è la tua metà del nostro conto cointestato.
meno il deposito e i primi 2 mesi di affitto. Lei annuì, prendendo la busta con le mani tremanti. «Oh, e so del tuo fondo segreto per la fuga», aggiunse Allan. «Il mio avvocato ha congelato il conto. Firma i documenti del divorzio e lo sbloccherà, meno la mia metà, ovviamente». Lo shock attraversò il volto di Sara. «Ti farò causa per questo». «Sarebbe poco saggio», avvertì Allan, «a meno che tu non voglia che tutte quelle prove diventino pubbliche». «Sono piuttosto esplicite. Fai esaminare i documenti al tuo avvocato, firmali e possiamo porre fine a questa farsa di matrimonio rapidamente». «Mi dispiace tanto», disse Sara. «Non ti credo», rispose Allan freddamente. «Firma i documenti, Sara. Lasciamo che finisca». Mentre si girava per andarsene, Sara chiamò. «Posso chiamare le ragazze?» Allan si fermò alla porta. «Puoi provare in qualsiasi momento», disse, «ma potrebbero non rispondere». «Capisco», disse lei. «Grazie almeno per questo». Allan lasciò l'ospedale e notò alcune infermiere che lo guardavano con disapprovazione. Scosse le spalle. Le loro opinioni non gli importavano più, di nuovo. Cosa fareste se foste nei panni di Allan? Pensate che abbia preso la decisione giusta? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se questa storia vi ha colpito, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere altri contenuti avvincenti.